Buon pomeriggio a tutti cari amici appassionati di binocoli. Oggi mi trovo presso la riserva naturale Palude Brabbia e vorrei presentarvi la recensione di un binocolo nel formato 10x32 per due motivi principali. Innanzitutto i 10 ingrandimenti che sono prediletti dai birdwatcher per la possibilità di ottenere una buona percezione dei dettagli ancora consentita a mano libera. E per i 32 mm perché non tutti hanno la necessità di osservare al crepuscolo o nel fitto del bosco e vorrebbero magari risparmiare sia soldi che peso da trasportare. Per questo motivo, grazie alla collaborazione di Bignami, ho potuto testare un esemplare dello Zeiss Conquest HD 10x32, il cui prezzo suggerito dal distributore ufficiale è di 1.069 euro IVA inclusa. Ne parleremo quindi tra poco, dopo la breve sigla. Inizio con citarvi le caratteristiche tecniche dichiarate dalla casa madre. Essendo un 10x32 genera una pupilla di uscita pari a 3,2 mm. Il suo fattore crepuscolare è di 17,9 mentre il campo visivo è di 118 metri a 1000 metri che corrispondono a 6,78 gradi di campo reale, quindi ben 67,8 gradi di campo apparente e quindi un binocolo grandangolare. La distanza interpupillare dichiarata è compresa tra i 54 e i 74 mm, è un binocolo impermeabilizzato ed è riempito in azoto 400 millibar, con una temperatura inoltre di funzionamento che è compresa tra i -20 e i +63. Lo Zeiss Conquest HD 10x32 è dotato di prismi Smith Passion, mentre gli obiettivi sono composti da vetro HD a bassa dispersione. Lo Zeiss Conquest HD 10x32 è molto robusto grazie anche al ponte centrale su cui è incastonata una manopola di messa a fuoco dalle dimensioni medie. Questo accorgimento ha portato a ottenere un ottimo bilanciamento dei pesi, ma soprattutto una posizione della manopola che è perfetta per essere comandata con l'indice nella sua posizione corretta. Sembra un fattore superfluo, ma vi assicuro che nell'utilizzo protratto può essere una caratteristica essenziale per non stancarsi ed essere sempre pronti e reattivi. La gommatura inoltre è molto spessa, di colore nero, e propone un maggior spessore ai bordi dei tubi ottici per facilitare la presa e proteggere nel contempo lo scafo e gli obiettivi. La mia bilancia elettronica inoltre ha stimato un peso con tappi e cinghia pari a 715 grammi che diventano 620 grammi senza orpelli. Il sistema di messa a fuoco è interno e impermeabilizzato, si muovono quindi gli elementi ottici e meccanici dentro lo scafo ottico. In questo modo è possibile tenerli al riparo dalle condizioni meteorologiche, oltre a fornire una maggiore robustezza e assenza di flessioni, come ad esempio avviene nella traslazione degli archetti che muovono gli oculari dei binocoli con la messa a fuoco esterna. La sua rotazione comunque è abbastanza fluida e precisa, anche se non raggiunge la precisione ad esempio dello Zeiss Victory HT, che è il top di gamma tedesco. Sta di fatto che non ci siano giochi o impuntamenti e anche lo snap test, che avviene quando si ricerca il punto preciso di fuoco focheggiando e rifocheggiando, è risultato preciso, almeno nell'esemplare in mio possesso. Ho stimato inoltre una distanza minima di messa a fuoco pari a 140 cm, quindi meno di 1,5 m. Da questa distanza è necessario girare il rotore di poco meno di un giro completo, direi 355 gradi, per raggiungere l'infinito. Migliore invece è risultata la prestazione da 6 metri, dove è sufficiente ruotare la manopola di pochi millimetri. Come vedete è anche presente una ghiera per la regolazione diottrica sull'oculare destro che è dotata di zigrinatura ma è priva di blocco. Seppur la serie Conquest sia nata più di 15 anni fa, soltanto nel 2012 furono utilizzati di nuovi vetri HD. Vi posso dire che grazie a loro il contrasto e la nitidezza in asse, quindi al centro del campo, sono molto buoni. La resa dei colori è abbastanza neutra, con forse una tonalità di giallo-verde che nel contempo aumenta il contrasto durante le giornate un po' fosche. Per quanto riguarda invece gli oculari, come vi ho già anticipato, sono oculari grandangolari. Manca infatti meno di 2 gradi per raggiungere i ben 70 gradi di campo apparente. Il diametro delle lenti di campo inoltre è grande, ma non abbastanza per risultare scomodo a chi possiede una minima distanza interpupillare.
Ad esempio ha 65 mm di distanza interpupillare, quella tra gli oculari è di 21,20 mm. Inoltre la distanza interpupillare precisa che ho calcolato è compresa tra 53 mm e 74 mm. Devo confermarvi che anche i paraluce sono confortevoli, sono protetti con una gomma morbida e con un sistema di estrazione a 4 posizioni. Battuta, prima posizione, seconda posizione e totalmente estratto. Pur non utilizzando dei prismi Abbe Koenig ma degli Schmidt Peschan, seppur di buona qualità e comunque dotati di vetro BH4, grazie ai trattamenti Zeiss questo binocolo fornisce un'ottima trasmissione luminosa che è dichiarata nel 90%. Questo è un fattore che spesso viene raggiunto soltanto da binocoli dal prezzo superiore. La vignettatura ai bordi inoltre è ridotta al minimo, così come la luce diffusa nei pressi della pupilla di uscita, di cui i contorni sono decisamente scuri. Questo è un pregio della serie Conquest, oltre che della Victory, rispetto a molti prodotti della concorrenza. I trattamenti invece sono ottimi, come sempre è perfetto, direi, il trattamento multistratto definito T, che è uno tra i migliori disponibili sul mercato. Riguardo invece al trattamento sui prismi a tetto, Zeiss ha più volte dichiarato che in questi prismi, nei binocoli dal diametro sino a 32 mm, quindi come in questo caso, è stato applicato un particolare trattamento dielettrico composto da ben 70 strati, applicati sottovuoto e che ne aumentano la trasmissione luminosa sino a far raggiungere in questo caso il 90%. Adesso è giunto il momento di parlarvi, seppur brevemente, delle aberrazioni di questo binocolo. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica al centro del campo, devo ammettere che è lieve, si nota soltanto nelle condizioni di illuminazione critica, come un lievissimo alone blu intorno alle sagome dei soggetti più luminosi. L'aberrazione cromatica laterale invece è evidente verso il 60-65% del campo, senza essere mai troppo invasiva. La curvatura di campo invece è presente, ma vi posso dire che è un binocolo che di giorno, grazie all'adattamento visivo soggettivo, fornisce delle ottime immagini quasi sino al bordo del campo. Per essere pignolo potrei dire che si inizia a percepire un certo degrado soltanto verso il 90%, ma veramente minimo. La percezione visuale della distorsione angolare invece si palesa verso il 70% dal centro del campo ed è pari a circa il 5%. Il panning, quindi l'utilizzo da destra a sinistra e viceversa, mi pare molto buono. Nell'osservazione astronomica invece nei giorni passati sono rimasto stupito dall'assenza della coma. Si evidenzia infatti soltanto pochissimo astigmatismo ai bordi estremi del campo di vista e questa è veramente un'ottima prestazione. Oggi presso la riserva naturale Palude Brabbia gestita dalla LIPU ho avuto la possibilità di provare nuovamente lo Zeiss Conquest HD 10x32, che ovviamente è stato testato anche in altre occasioni. Ho apprezzato molto la sua robustezza e la qualità delle ottiche a bassa dispersione definite HD e soprattutto il trattamento antiriflesso che, secondo la mia opinione, rimane comunque tra i migliori in tale fascia di prezzo. Inoltre il binocolo è ben bilanciato e grazie a una corretta distribuzione dei pesi e alla possibilità di impugnarlo solidamente ho potuto sfruttare perfettamente i 10 ingrandimenti forniti che tra le altre cose mi hanno mostrato visibilmente più dettagli sulle garzaie molto distanti dalla mia postazione. La collimazione di serie inoltre è pressoché perfetta. Adesso veniamo ai pregi e ai difetti. Per quanto concerne i pregi direi quindi che è molto robusto, ha un grande campo di vista, una buona qualità di vetri HD e dei prismi. Ha un eccellente trattamento antiriflesso, un'ottima resa dei colori, la coma è correttissima e ha un basso astigmatismo. Anche la vignettatura ai bordi è minima. Inoltre è presente un ottimo contenimento delle riflessioni e una messa a fuoco minima inferiore a 1,5 m. Per ciò che concerne
I difetti onestamente non ne ho trovati tantissimi, come sapete sono sempre abbastanza pignolo. Direi forse che l'interno del tubo ottico non è ottimizzato con vernice nera opaca, tuttavia presente innumerevoli diaframmi e come abbiamo visto il contenimento della luce diffusa è comunque molto buono. Inoltre, in base alla conformazione dei vostri occhiali, essendo un 10x32, potreste avere bisogno di testarlo prima di acquistarlo. Personalmente con questi occhiali sono quasi riuscito a osservare comunque la quasi totalità del campo. In definitiva credo che Zeiss con la serie Conquest HD abbia fatto una scelta ponderata e ragionevole. Sono infatti degli ottimi binocoli proposti a un prezzo interessante per un brand così noto. Le differenze rispetto ai prodotti top di gamma esistono, ma sono minime e spesso non giustificano il maggior prezzo di acquisto. Molto probabilmente anche un appassionato esigente potrebbe beneficiare della serie Conquest HD senza voler necessariamente acquistare un binocolo di classe alfa. Consiglio il 10x per i birdwatcher, mentre per un uso più generico l'8x32 potrebbe essere una scelta più azzeccata. Come vedete mi sono spostato sulla torretta a 2 piani, quindi noi andiamo avanti un po' a osservare e nel frattempo vorrei ricordarvi il prezzo dello Zeiss Conquest HD 10x32. Costa 1069 euro IVA inclusa. Io colgo l'occasione per ringraziare la riserva naturale Palude Brabbia gestita dalla Lipu per avermi concesso di girare anche questa video recensione in questo posto meraviglioso. Ringrazio inoltre Andy De Santis e Achille Berti di bignami.it che vi ricordo sono i distributori ufficiali per Zeiss qui in Italia. Noi ci vediamo come sempre tutti i venerdì, a parte una breve pausa estiva che mi prenderò per circa 2 settimane, e vi aspetto comunque tutti i giorni anche sul sito ufficiale che è www.binomania.it. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti. Ciao ragazzi!